pomeriggio, buonasera amici ed amiche del canale dal vostro Nick Juve. Un grande abbraccio a tutti. Prima del video, al solito, è importante e fondamentale l'iscrizione al canale, quindi continuiamo a far crescere i miei contenuti, like ed hype a tutti i miei video e condividete il più possibile. Parentesi per quel che riguarda la serata importante di Champions della Juventus. Ieri, come da immagine di copertina, hanno parlato Spalletti e Di Gregorio. Spalletti piano piano sta entrando sempre di più nel mood e nel mondo Juventus, anche se tante cose credo le sappia da tempo, e mi piace che comunque soprattutto i napoletani ascoltino determinate esternazioni. Essere l'allenatore della Juventus è un qualcosa di meraviglioso, qualcosa di importante. Lo stesso lo devono percepire i calciatori. Come vi dissi in tempi non sospetti, Luciano Spalletti, fa anche rima, ha sempre e da sempre voluto allenare la Juventus. E oltre a questa sua esternazione, all'esternazione del fatto che comunque la Juve debba, oltre il suo motto, fino alla fine ed oltre, andare in ogni competizione, mi è piaciuto anche un piccolo spunto che ho osservato durante il Torello. C'era troppo cazzeggio creativo, si è messo lì in mezzo e calato il silenzio, e anche un semplice Torello ha preso un'altra strada completamente più presente, più agguerrita, più battagliera. Ecco, si sta vedendo piano piano una mano diversa. Non so dove ci porterà, a cosa ci porterà. Sta facendo delle e richiedendo delle situazioni diverse. Il Torello ieri non a caso è stato fatto sulla parte quasi esterna al campo, quasi nella zona perimetrale, perché oltre al fatto di aver diciamo già dato adito a lavorare a tanti giardinieri, perché ha voluto l'erba in un certo modo, eccetera eccetera eccetera, vuole assolutamente che si crei, proprio disegnata tramite gli appositi carrellini, una striscia nel centro del campo nella sua totale verticalità, perché vuole che certi allenamenti difensivi, offensivi, certi meccanismi di squadra da squadra vengano fatti in un certo raggio d'azione del campo. Quindi molto meticoloso, molto attento, un po' meno forse di Gregorio, che pensava di aver finito la sua diciamo esternazione, la sua conferenza stampa, e nel momento in cui si è posta la domanda per il mister e per lui ha giustamente esordito, nonostante il rossore al volto: può ripetere gentilmente che mi ero un attimo assentato. Ecco, quell'attenzione che hai percepito, caro Di Gregorio, che bisogna avere anche ed in ogni istante alla Juventus, sarebbe auspicabile tu la vada a ricercare anche in una conferenza stampa, che sembra una banalità, ma anche quella è molto molto importante. Una partita molto molto difficile, molto complicata, l'avversario non dà punti di riferimento, così come ha detto il mister Spalletti. Stasera non ci saremo per la live reaction per alcuni problemi di connessione che stiamo cercando di sistemare cambiando operatore e gestore, quindi a breve diciamo ci rivedremo sul mio canale per le solite nostre puntate appassionate con voi, che siete sempre uno spettacolo della NJ Family. Quindi a breve, sicuramente dal derby in poi, saremo molto più presenti. Detto questo, mi sta piacendo questo inizio, spero sia un inizio importante, e spero soprattutto che chi sta al di là, al di sopra del campo, Lega Calcio, FIGC, UEFA, non ci mettano quel solito zampino che, come state vedendo in queste ultime partite, ognuno prova a portare l'acqua al proprio mulino. Beppe Marotta da presidente esterna le sue perplessità, Antonio Conte agghiacciante quello che mi stanno facendo: non è un problema mio se vinco, non è un problema mio se sono antipatico,
reframe di cose già viste e già ascoltate, ognuno sta cercando di tirare per il suo. Mi auguro che anche l'ingegnere stia volendo cambiare la rotta, me lo auguro vivamente, perché altrimenti possiamo cambiare allenatore ogni mese, ogni 6 mesi, ogni settimana, non cambia nulla. Mi fa piacere anche l'ingresso di Chiellini sotto certi punti di vista come consigliere in FIGC, perché era ora che anche un membro della Juventus facesse parte dei piani alti, perché eravamo circondati da feccia totale in ogni luogo, in ogni dove. Spero che si continui su questa strada e che si prenda sempre più piede per tornare a diventare quello che è sempre stato la Juventus, ossia una squadra e una società e una proprietà antipatica a tutti. Antipatici perché vincevamo? Non è un problema nostro. Un grande abbraccio dal vostro Nick Juve, incrociamo le dita, vi aspetto, condividete, hypate, likeate, fate quello che volete, ma aiutatemi a far crescere sempre di più il mio canale. Un grande abbraccio, ciao!